Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. In questo tutorial vediamo come si risolvono i quesiti 10, 11 e 12 della prova di matematica, sessione giugno 2025, dell'esame di qualifica professionale del terzo anno, assegnato nei centri di formazione professionale di Regione Lombardia. Come sempre, se vuoi ottenere il massimo da questo tutorial, ti consiglio di provare a risolvere gli esercizi personalmente prima di ascoltare la soluzione. Iniziamo! Il testo della domanda è: la tabella in figura riporta il numero di auto elettriche vendute lo scorso anno. Qual è la moda della variabile produttore? Abbiamo 4 possibili produttori. Ti consiglio di mettere in pausa e di provarci tu. Ci sentiamo fra poco per la soluzione. La moda è il termine che si presenta con la maggior frequenza. Osservando la tabella assegnata, possiamo notare che il maggior numero di auto vendute, ben 1314, durante lo scorso anno è di marca Tesla. La moda è dunque Tesla e la risposta esatta è risposta D. Passiamo ora ad un nuovo quesito. Il testo della domanda è: la scuola ha organizzato la gita a Monaco di Baviera in pullman. È prevista una sosta a Lugano, in Svizzera, per il pranzo. Giovanni ha controllato il sito di McDonald's e ha scoperto che un menù medio può costare anche 21,70 franchi svizzeri. Siccome il prezzo gli è sembrato molto alto, ha cercato la conversione in euro scoprendo che un franco svizzero corrisponde a 1,06 euro. Quanto costa quindi in euro il menù che ha visto? Arrotonda alla seconda cifra decimale. Abbiamo 4 possibili risultati. Ti consiglio di mettere in pausa e di provarci tu. Ci sentiamo fra poco per la soluzione. Il valore X corrispondente a 21,70 franchi svizzeri, il cui codice valuta è CHF, calcolato in euro, si ottiene risolvendo la proporzione: un franco svizzero sta a 1,06 euro, come 21,70 franchi svizzeri stanno a X euro. Siccome il valore X che vogliamo calcolare è l'estremo della proporzione, il suo valore si ottiene moltiplicando fra loro i due medi della proporzione e dividendo il risultato per l'estremo noto. Dobbiamo dunque moltiplicare 1,06 euro per 21,70 franchi svizzeri e dividere il risultato per un franco svizzero. Svolgendo i calcoli otteniamo che X vale 23,002 euro e siccome ci è stato chiesto di arrotondare alla seconda cifra decimale, il costo di un menù medio è di 23,00 euro, cioè di 23 euro esatti. La risposta esatta è dunque risposta C. Passiamo ora ad un nuovo quesito. Il testo della domanda è: leggi la seguente domanda e scegli tra le alternative la risposta esatta. Quale delle seguenti equazioni di primo grado è equivalente all'equazione 5x-2 uguale a 2 per x-3? Abbiamo 4 possibili equazioni. Ti consiglio di mettere in pausa e di provarci tu. Ci sentiamo fra poco per la soluzione. Per poter rispondere al quesito, facciamo un breve ripasso di teoria. Due equazioni sono equivalenti quando hanno le stesse soluzioni. I principi di equivalenza delle equazioni sono due. Primo principio: addizionando o sottraendo ad entrambi i membri di un'equazione lo stesso valore o una stessa espressione algebrica, si ottiene un'equazione equivalente. Secondo principio: moltiplicando o dividendo entrambi i membri di un'equazione per uno stesso valore diverso da 0, si ottiene un'equazione equivalente. Ti propongo ora due modi per rispondere al quesito. Osservando l'equazione assegnata, possiamo notare che, moltiplicando entrambi i membri dell'equazione assegnata per -1, si ottiene l'equazione B. Infatti, il -2 è diventato più 2, il più 5x è diventato meno 5x, mentre a destra, moltiplicando per -1 i termini presenti in parentesi, otteniamo 3 meno x. La risposta esatta è dunque risposta B. Vediamo ora un secondo modo per rispondere a questo quesito. Per prima cosa,
risolviamo l'equazione assegnata. Nel termine presente a destra moltiplichiamo 2 per x e 2 per meno 3, ottenendo 2x meno 6. Portiamo successivamente le x a sinistra e i termini noti a destra cambiando opportunamente i segni, risolviamo i calcoli, 5x meno 2x fa 3x e 2 meno 6 fa meno 4 e dividiamo entrambi i termini per 3, ottenendo x uguale a meno 4 terzi. Una volta trovata la soluzione, possiamo procedere in due modi. Possiamo risolvere anche le altre 4 equazioni e trovare quella che ha la stessa soluzione, ma la procedura è piuttosto lunga, oppure possiamo sostituire il valore trovato, x uguale a meno 4 terzi, all'interno di ciascuna equazione ed individuare tra le 4 quale equazione è soddisfatta da tale valore. Se vuoi un consiglio, conoscendo un po' di teoria, il primo modo che ti ho proposto permette di poter rispondere al quesito in maniera molto più rapida. Con questo abbiamo concluso. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like e a condividerlo, a commentare e a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro e, se non l'hai già fatto, a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti invito inoltre a visitare il canale dove potrai consultare varie playlist di argomento matematico ed informatico. Nel prossimo video di questa playlist risolveremo altri 3 quesiti di questo tema d'esame. Ti aspetto! Ciao!